Nella prima parte di questo mini documentario sul flauto shakuhachi abbiamo visitato lo shakuhachi del passato, quello dei monaci zen che lo suonavano per strada, chiedevano l'elemosina e facevano anche le spie. Poi nella seconda parte abbiamo un po' esaminato lo shakuhachi del presente. Per lo shakuhachi del futuro provate a immaginare uno di questi monaci, i Komuso, che sale per sbaglio sulla nostra navicella spaziale per l'ultima parte del viaggio e quindi per lui è lo shakuhachi del futuro e noi glielo dobbiamo presentare. Riusciremo a fargli capire quello che succede? Secondo me gli esplode il cervello. Se ti amo, tu lo sai. Oh, ma sapete che questo flauto è protagonista di un film di fantascienza in cui due intelligenze artificiali si scontrano? O meglio, si educano a vicenda per comporre musica? Si chiama GAN, Rete Avversaria Generativa, dall'inglese Generative Adversarial Network. Perché avversaria? Perché ci sono queste due reti neurali che si sfidano. C'è il generatore, che sarebbe il ladro, o meglio, un falsario. Il suo scopo è creare musica che sembri il più possibile vera. Ok. E poi c'è il discriminatore, la guardia, il detective. Lui deve capire se la musica che gli viene mostrata è vera, presa dal repertorio reale, oppure un falso creato dal generatore. In pratica il generatore cerca di fregare il discriminatore. All'inizio il generatore fa cose molto goffe e il discriminatore lo becca subito. Questo è finto, dice, ma ogni volta che viene scoperto il generatore impara, diventa più bravo e contemporaneamente anche il discriminatore diventa più bravo a notare i dettagli, le imperfezioni. È una specie di gara continua e questa lotta spinge entrambe le reti a diventare incredibilmente brave. Il generatore arriva a creare cose così realistiche che il discriminatore fa fatica a distinguere da quelle originali. È la stessa idea dietro quelle foto iperrealistiche di volti umani che, non esistono. Le genera una GAN. In questo film prendono il repertorio dei monaci zen della setta Fuke, cioè gli Onkyoku, e lo danno in pasto a queste intelligenze artificiali. Ma perché non usare, che so io, il clarinetto, che ci sono già degli spartiti belli pronti, precisi e che il computer capisce già da anni? Perché volevano educare l'algoritmo a riconoscere altri aspetti. Nello spartito di shakuhachi non c'è il pentagramma, si scrive in colonne verticali con caratteri giapponesi, i katakana, si legge dall'alto in basso, da destra a sinistra, e ogni simbolo non dice solo l'altezza della nota, spesso indica anche come soffiare, piccoli abbellimenti, sfumature microtonali. L'algoritmo deve orientarsi in una specie di giungla sonora perché non c'è un metro fisso, appunto tutto dipende dalla lunghezza del respiro del suonatore, dall'intenzione del suonatore. Non c'è una battuta regolare come le intendiamo noi, le durate sono flessibili e poi non ci si deve aspettare strutture tipo strofa ritornello o la forma suonata. Lo Honkyoku si concentra di più sul momento, sul gesto sonoro, sulla singola frase che nasce e poi magari si dissolve. Non c'è uno schema rigido che la imbriglia dall'inizio alla fine. Sembra quasi una sfida più filosofica che tecnica, catturare l'idea del respiro, della meditazione, della flessibilità. Come dite? Non esiste nessun film di fantascienza con questo soggetto? Mi sa che avete ragione. Ma sapete perché? Perché non è un film, è successo davvero! Nel 2019 cercate in rete i pezzi composti dalla GAN, si chiamano Gankyoku e comunque il 2019 è l'anno in cui è ambientato Blade Runner, quindi. Se vi va di esplorare questo strumento in una musica strutturata invece e magari anche un po' funky, io vi consiglio Minoru Muraoka. Il mio pezzo preferito lo trovate nei miei post qui su YouTube. Per finire vi metto in descrizione una tesi di laurea sul significato dello shakuhachi nella colonna sonora di Naruto. Io l'ho letta per voi. Ho riassunto 7-8 punti. Ha una presenza schiacciante, il 38% dei brani totali. Porta spesso la melodia principale ed è utilizzato come un omologo dei flauti occidentali per esprimere l'azione e l'emozione. Viene impiegato come simbolo o kata del personaggio di Naruto stesso, associandosi ai suoi picchi emotivi, sia gli alti che i bassi. Si trasforma a seconda dei brani, per esempio in Sadness and Sorrow riesce ad evocare solitudine e tristezza e in The Rising Fighting Spirit genera eccitazione e hype per il combattimento. Viene spesso integrato in un contesto di fusion rock, eseguito dalla band Musashi. La combinazione di questo strumento tradizionale giapponese con chitarre elettriche, batteria e altre cose contemporanee è perfetta per riflettere il mondo Mukokuseki, senza nazionalità e senza tempo di Naruto. Per molti fan l'associazione dominante
Con lo shakuhachi si è spostata dalla sua storia tradizionale al legame con Naruto, cioè Naruto ha dato a questo strumento un'identità nuova, slegata dallo zen buddista. L'associazione è così forte che l'84% dei fan interpellati ha dichiarato di pensare a quell'anime lì quando sente lo shakuhachi in altri contesti mediatici. I fan di Naruto che fanno musica si sono talmente divertiti negli anni a comporre cover e remix hip hop o dubstep che oggi esiste un archivio immenso in tal senso, una buona metà del quale sono schifezze inascoltabili, ma vabbè. Un gioco intitolato Komuso vede il nostro monaco protagonista a combattere contro i demoni nell'aldilà. Negli altri giochi invece è un personaggio secondario, un nemico, un mentore o un compagno di squadra. Se invece volete incontrarne uno dal vivo, cercate Komuso Ryusui, suonatore di shakuhachi contemporaneo che va in giro così e opera una ricerca del suono che porta all'illuminazione, il famoso Ichion Jōbutsu, la buddhità tramite una sola nota, in un mondo dove ormai gli scopi artistici e gli scopi spirituali si sono fusi. Ora prendiamo uno dei più grandi suonatori di shakuhachi del mondo e intervistiamolo in italiano. Marco Linart. Non sono contenti. Sì. Ma tu hai cominciato quindi a studiare shakuhachi mentre facevi le tournée con gli Onde Koza? All'inizio ero ancora a Nagasaki e un anno, due, 3 anni eravamo in Giappone e di là sono andato a Nagasaki, sono andato da Tokyo per fare le lezioni con il maestro, perché a Nagasaki non c'era molti bravi maestri, Però erano gente che suonavano, però tu già eri flautista in Svizzera, no? Prima di un conoscere po' Ken. così nella scuola facevo il flauto traverso. E tra l'altro tu hai studiato anche Shinobue e Nokan. Sì. Shinobue E o non Furuta? cane è diventata più dopo, però Lo dico è perché più o poi sai, meno simile da Shinobu, sì. sono altri tipi di flauto, il Nokan è quello del teatro no. Sì. Perché sa, ma io sto preparando, io ho fatto un video sullo shakuhachi, ho dovuto studiare moltissimo, c'è tutto un mondo da scoprire. Ma Sì. diciamo, semplificando all'estremo, che può E ho essere... scritto un libro. Ah, ecco, non so se Sì. ha i 3000 concerti in tutto il mondo. Beh, mostra meglio, perché se all'inglese può essere interessante. Mostrami la copertina di nuovo, per La favore. copertina è sull'Amazon. Ok, Si trova su Amazon? Learn to play the shakuhachi. Sì. C'è Learn to Play Shakuhachi. Ma quindi, ok, un libro pedagogico. Sì. Eh, Però all'inizio c'è la storia di quando erano in Giappone uno del mio maestro. poi guarderai il mio video C'è e il mi signor dirai, Dan, anche le foto, eccetera. quando guarderai Come il mio quello video mi era il dirai primo tutte le gruppo. inesattezze, eh? Oh, Chi è? Marco. Ok, Giovanotto. ma questi sono tutti gli Onde Kozao o... Dan, quello era quando sono andato nel gruppo in novembre di 82. Dan. Oh, La moglie, mamma mia, come eravate tutti il bambino, ragazzini. Il bimbo di Dan? sì, il figlio di Dan. Ma Non, adesso cosa non fa ha- il figlio di Dan? è a Fukuoka.
Ciao, lavoro, hai due ragazzi. Non ha mai suonato? No, non era, il padre era non un padre, non era un padre. In che senso, scusa? Non era presente per il figlio, il figlio non sa niente del padre. Sì, questo succede Sono con... rimasti fino a che era 10, 11 e poi il signore è andato via e siamo andati in America 3 anni e poi la moglie è andata da Fukuoka a vivere per lavorare e il figlio è cresciuto di là a Fukuoka. Ma senti, quando gli Lion de Cosà hanno fatto tutta la corsa, tutta la tournée a piedi, cioè di corsa, negli Stati Sì, Uniti, c'eri tu? sì. Ah, hai fatto anche la Io maratona di ho Boston? organizzato la maggior parte della tournée perché loro non parlavano inglese e si deve sapere dove correre, e prendere l'albergo e organizzare le medie, la televisione, i giornali che vengono a un piccolo concerto che facciamo in una shopping mall o il centro della città, eccetera, e poi si deve chiamare la gente. Io lo facevo mentre che io correvo. Avevo un telecomunicazione con le satellite, Ah, un pager. All'81 non c'era il cell phone, con un pager la gente quando chiamava io vado nel un sì, sì. telefono e avevo un numero e potevo chiamarli. Il cercapersone, sì. Nei telefilm in italiano si traduce con il cercapersone. Quello che Ah, hanno cerca anche persone. i medici, così. Sì. Senti, tra tutte le tue cose che hai fatto oltre 3.000 concerti, tra cui alla Carnegie Hall, insomma una vera star, possiamo dirlo. Hai fatto dei film, hai fatto un sacco di collaborazioni, dischi, libri e tutto quanto. Ho letto anche che tu hai collaborato con i Southern All Stars. Allora, quello ero con Onde Cosà. Ah, Quando siamo andati in ritorno in Giappone, c'era una persona che aveva alcuni ristoranti come si chiama? Teppanyaki, sì, deve nel essere. sud, verso Georgia, e il fratello aveva un'agenzia di artisti che si chiama Japan Arts, che è molto grande, però loro prendono 20%, prende molto soldi, organizzano delle concerti, abbiamo fatto un mese a Tokyo, un mese a Osaka in concerto. Eh, e quello andava bene, però c'era molto soldi, però prendeva una grande parte dei soldi anche. Allora, dopo 2 anni hanno smesso Eh con sì. l'organizzazione, è andato con un altro gruppo che aveva anche degli artisti come il Southern All Stars. E allora nella intermissione, quando i Southern All Stars facevano il cambio di costumi, abbiamo fatto 15 minuti. Ah, E ok. poi, non sì, era sulla Yokohama, era all'aperto, Mm. c'era 20 minuti, no, c'era molta gente. E la main stage era qua e poi abbiamo la nostra Odaiko e tutto questo, abbiamo separati. Però non Palcoscenico. abbiamo suonato insieme. Yeah. Ah, ok, ok. Ma a proposito di suonare, sto vedendo che abbiamo il tempo anche per una domandina proprio sul flauto. Questo flauto può essere gakki o può essere hoki, quindi può essere strumento, sto parlando dello Mm, shakuhachi, sì, può sì. essere strumento musicale oppure diciamo un sentiero Mm. sonoro per l'illuminazione. Un strumento di religione, sì, hockey. Sì. E il Però tuo per me è maestro? un gacchi perché per me è la musica. Io non sono un zen buddista, Mm. io penso che tutte le religioni sono piuttosto lo stesso, l'umanità che pensa che ha bisogno di qualcosa, una forza e non ha creato qualcosa
problematica. La gente hanno interpretati differente la stessa cosa e ha Sono creato, d'accordo. Ha sì, creato. un discordo Sì, sono d'accordo. infernale. Perché Sì. alla fine l'energia è la stessa, Sì, questa cosa. Mm, Però, insomma, durante le mie ricerche per il video ho visto che i maestri giapponesi fanno studiare Honkyoku e i pezzi Honkyoku, cioè quelli dei monaci buddisti zen della setta non, Fuke, mm, sì. Però non fanno studiare Honkyoku fine 2, 3, 4 anni. Prima si deve suonare e poi finalmente dicono ok, possiamo fare un Honkyoku, però si deve suonare prima. ah, quindi Honkyoku è insomma per gli avanzati. Sì, adesso perché la gente vogliono fare le Honkyoku e allora si fa un Honkyoku più velocemente, però se deve avere Una base. fondazione, Mm. una base molto, eh, molto buona prima di fare le Honkyoku perché sono molto difficili. Cos'è che è Però, difficile? perché le shakuhachi ha 5 suoni e, e una tonalità maggiore. Sì. Si dice. Una pentatonica? Sì, Maggiore? però le melodie di Honkyoku sono tutti in minore. Allora Mm. si deve mettere la tonalità più basso e si deve fare con la testa per Ah, sì, sì. abbassare il suono e quello è difficile. Mm. Anche se vedi su YouTube, la 90% dei suonatori non lo fanno correttamente. Ah, Non sanno fare un Si bemolle ah, e Mi ok. bemolle è molto difficile, e quello diciamo a 80-90% non riescono. Ah, ok. Allora Non- c'è la maggior parte dei sciacquacci che si senta su YouTube è una strana tonalità e mm, mm. non dovrebbe essere. È abbastanza innaturale per chi cerca Sì, questo modo di perché sì, suonare religioso. è difficile di abbassare. Ci sono due posizioni per due buchi, di abbassare un tono, due mezzi toni. Quelli sono molto difficili. Quella è la difficoltà del sciacquaggio, Ma tu ci sei penso. riuscito benissimo. Ma poco a poco, sì. Ma bene, grazie per la dimostrazione. E volevo chiederti se tu potessi parlare al te stesso di 20 anni, che cosa gli diresti al te stesso che non è ancora andato dagli onde cosà? Non capisco che vuoi dire. Cioè Marco di oggi e che incontra Marco di 20 anni, Mhm. 20 years Ah. old Marco. Che cosa gli vuoi dire? Probabilmente niente. Vabbè. Sarà meglio di lasciarlo. e Quindi vabbè, di- rifaresti tutto È come senza... la gente che viene da me e dicono voglio andare da onde cosa o voglio fare che pensi o in Giappone e alcune volte voglio dire fai i tuoi esperimenti da solo perché se io dico troppo cambierà alcune cose e mi sembra che alcune volte è meglio di scoprire delle nuove cose. Da solo. Infatti, tu nel 95 hai fondato Taiko Zak, questo gruppo che sta a New York, con cui Sì. fai dei concerti. L'hai fondato per poter fare quello che volevi musicalmente? Sì, a me mi piaceva di continuare un poco che io facevo con Onde Cosa e ho visto che il signor non era più e il gruppo è cambiato un poco, mi pareva un poco strano. Finella Onde Cosa anche faceva delle cose un poco strane e io volevo fare le cose che pensavo che era veramente per me era le cose che mi piacevano nel taiko, anche nel shakuhachi c'è un stile che mi piace. E quello
erano cose che volevo fare e pensavo che era una cosa che chi può comunicare con la gente anche nelle altre parti del mondo. E così per me era qualcosa che sì, volevo continuare. Sì, sì, qualcosa che Si ti doveva trovare degli altri artisti per suonare insieme. Questo non è facile, eh? Artisti No. con cui si va d'accordo, ci si intende bene. Primo c'erano alcuni musici che erano andati da Onde Cosa e sono ritornati, erano in America e così gli ho chiesto di fare delle Ah, tournée in Europa e così loro conoscevano già alcuni pezzi e poi quando ho scritto nuovi pezzi era piuttosto facile di farli perché era un po' nel stesso stile. sì, 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 capisco. Ma quando è che vieni in Europa a proposito? Quando, vero? Sì, ogni volta che sei venuto a fare uno stage, Sì. io non ci sono potuta venire. Quando è la Eh. prossima volta che vieni in Europa? Ah, io sono in gennaio Ah, in sì? Svizzera, sì. Ah, Ho chiesto a Rita, però l'anno scorso non poteva, e l'anno prossimo non ho ancora chiesto, però. e farei uno stage di taiko? O Ah, in Svizzera, concerti? sì, Ah, sì? Bene, sì. poi lo dirò anche sul mio canale, poi mi darai Ok, tutte le informazioni. Ci restano pochi minuti e invece di salutarci, intanto ti ringrazio tantissimo e invece di salutarci in maniera classica, ti vorrei chiedere di farci un piccolo assolo di un piccolo shakuhachi. solo di shakuhachi. Sarebbe un Devo onore. prendere, devo prendere il buono. Ah sì, quello professionale. Sì, l'altro era di Di legno. legno. Quindi tu stai prendendo quello di bambù, giusto? Sì, quello di bambù. Abbiamo un concerto questa mattina, no, questo pomeriggio in una scuola. Mm. Per i bambini, a me mi piace molto adesso di fare delle scuole, di portare il taiko per i bambini, sono più aperti, più... Sì, sì. Per mia piccola esperienza confermo. Mm, Grazie Marco. sì, Lasciamo la fine del video alla tua musica. ok. Wow. Grazie, grazie mille. Grazie. Allora, era Marco Linart, la rockstar del taiko e dello shakuhachi, che ci ha raccontato tutto, o quasi, e che avremo il piacere di vedere in Svizzera, perché ci può andare. Quando hai detto gennaio? In gennaio, sì, in Lausanne e dove? C'era un piccolo concerto a Neuchâtel, verso il 24 penso che era, Ok. sì. Spero di poter prendere un treno allora.
Grazie. Sì. E divertiti molto con i bambini questo pomeriggio. Grazie, grazie. Visto che questo era l'episodio sul futuro, sarebbe stato logico chiedere a Marco qualcosa sul Gankyoku, però questo video era già abbastanza lungo così.